E siamo qui di nuovo in compagnia graditissima di Shamin Sarif e di Anna per The World Unseen, la seconda pellicola in programma al Florence Queer Festival, molto diversa da quella di ieri, sembra so different from yesterday, anche se ci sono le due stesse attrici, even with the same two actors playing. So, un commento, just a brief introduction. Hello, buonasera. It's just lovely to be here for the second night in a row with Fabrizio. It's very good taste to program two films. And The World Unseen is set in South Africa and was inspired by my family's history. Sorvolo su quanto sia bello essere qui di nuovo la seconda sera, grazie al nostro invito. E dunque questo film, molto diverso da quello di ieri, si svolge in Sudafrica ed è molto collegato alla storia della sua famiglia. The story is quite fictional, but I think I saw the way my grandmother grew up with very few choices as a woman at that time. And I wanted to make a film to see if she had found a way to have some choices, how her life would have been different. Chiaramente la storia che stiamo per vedere è frutto di fantasia e lo sforzo di fantasia sta proprio nel cercare di concepire la vita di sua nonna, immigrata indiana in Sudafrica, senza nessuna scelta, in un contesto in cui alcune scelte sarebbero state possibili. Okay. And to shoot the film we went to South Africa with my wife Hanan, who is also the producer of both films, The World Unseen and I'm Counting Straight. And we have two children, Ethan and Luca, and we took them to South Africa for the year, and they also have a part in the film. So Lisa Ray's son is played by our son Ethan, and Luca plays his younger cousin. Loro sono state un anno in Sudafrica per la lavorazione del film, con Hanan, che è la produttrice anche di questo film, oltre che di I Can't Think Straight che abbiamo visto ieri, e sono state un anno in Sudafrica. Loro sono sposate, hanno due figli, Ethan e Luke, e entrambi compaiono nel film come il figlio e il cugino di una delle due protagoniste. That's why it's a low budget film. Ed è un film veramente a low budget. Tutto fatto in famiglia, prodotto, girato e interpretato in famiglia. Grazie di nuovo e saremo qui dopo per le vostre domande. Thanks so much. I guess that the audience really enjoyed it and it was really special. So, and of course, everyone is welcome to question. And my first one is, was the two movie results of the same concept? It was the storyline which linked the two. Because I see it, I perceive it, but I would like to know if it was on purpose or how it came out just instinctive. I think the premise behind both films is similar, and that you shouldn't be afraid to challenge the traditions that we're brought up in or the ideas that our families give us. But that is a theme I think that will go on through my work in the future. But it was really just, it wasn't, we shot both films very close together, but it wasn't planned that way. It worked out that way. Sì, però le ho chiesto se i due film che abbiamo visto ieri e oggi sono stati il risultato di un progetto concepito inizialmente come una cosa unica, perché chiaramente c'è un filo che li unisce, e lei ha detto che no, non è così, sono stati realizzati effettivamente temporalmente l'uno dietro l'altro, ma non c'è questa intenzionalità nel legarli, c'è chiaramente questo filo rosso che li unisce in questa idea di poter andare oltre quelli che sono le costrizioni dei contesti sociali, culturali e familiari. Se avete domande fatevi sotto. Buonasera. 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 E volevo sapere, la mia curiosità, visto che The World Unseen is based upon one of your novel, I just wonder if you want to try to adapt also the snowfall in the other one of your novel, which could be interesting to
watch it as a movie. And then I think one of the main reasons of the success of these two movies is the chemistry between Lisa Ray and Shital Shet. If you can tell us something about these two guys, two actors, sorry. Thank you so much. Me la traducite per favore, fammi questo piacere. Ok, volevo solo sapere se ha intenzione di adattare per lo schermo anche il suo romanzo più famoso, The Snow Falling, e se ci poteva dire qualcosa sulle due attrici protagoniste che sono secondo me uno degli ingredienti basilari del successo di questi due film. Grazie. Okay. So your first question about Despite the Falling Snow. Yes, I have already adapted this to a screenplay, and we are definitely looking to do that. Perhaps as not the next film, the film afterwards. I think it is probably quite epic. There's a lot of drama and betrayal and passion. So I think it'll be a good film. I hope. That sounds okay. Dunque sì, ha l'idea di sviluppare, di trasporre cinematograficamente anche il suo romanzo più celebre, ma questo non è il progetto immediatamente successivo, probabilmente sarà non il prossimo, ma il secondo film in cantiere. But you haven't heard anything about the chemistry between the two? I was giving you time. Thanks. Yes, they work very well together. I think on the screen there's a spark. But I wanted to reverse the roles this time, because even in I Can't Think Straight, we shot I Can't Think Straight first. Their personalities are very different from their characters, so I knew they were good actors. And really, in this film, they are completely different. The shy one is much more independent and forward-thinking in this one. So for me, it was a pleasure because I enjoyed working with both of them. They both work very differently, very different methods. But as a director, it was good because I had to work in two very different ways. But when they came together, it worked very well. Sì, chiaramente avete notato tutti che c'è una scintilla tra le due, naturale e istintiva, nella recitazione, e si è anche lei divertita a sfruttare questa loro intesa naturale, però invertendo i ruoli nei due film, quindi nel film di ieri avevamo un personaggio più timido, più riservato, e un personaggio più apparentemente più aggressivo, più entrante. Oggi i ruoli delle due attrici si sono praticamente ribaltati. Thank you. It was a lovely film. How large was your crew? Did you shoot on film or HD? And what was your budget, if you can talk about it? Sì, è stato chiesto quanto grande fosse la troupe, quale fosse l'entità del budget e anche come è stato girato il film. Okay, well, I'm going to give this to my producer to answer. I only got $100. Not even. But I started by telling you I wanted everything. I wanted 30 days to shoot, and I wanted to shoot on film. And it did not seem possible, so enter the Wonder Woman. Sì, ha girato tutto in un mese, e chiaramente il progetto è durato molto di più, e ha girato su pellicola. No, we shot on 35 mil because Shamim wanted to do that, so we had to be very creative in the way we structured it. So we brought crew and camera and equipment from India and South African heads, mainly lots of women. Actually, it happened to be in South Africa. So we mixed South African crew with Indian crew and with actors coming from all over to make it happen. So we really were creative in getting it done. Post-production was in India. So Shamin was going back and forth to Mumbai, and I was joining her. And then final mix was in London at Pinewood, so there was a lot of traveling around the film. So as far as the budget, I'll tell you later. Sì, dunque un lavoro di squadra incrociato tra India e Sudafrica, quindi c'è stata sia una troupe indiana che una troupe sudafricana, which was the female troupe, mostly the South African one. Sì, una troupe sudafricana composta prevalentemente da donne. La post-produzione è stata realizzata in India, a Mumbai, e con Shamim che viaggiava avanti e dietro, e il budget resta un mistero. What do you think the budget was? As your producer.
very big budget. Big budget. I would imagine, I'm thinking sort of in the range of $1 million or like $500,000 to $1 million, something like that. Comunque sì, la domanda viene da un produttore di un film che vedremo domani e lui dal risultato assume che si tratta di un budget piuttosto elevato, intorno a $1 million. Sumido. Così, quindi siamo vicini a queste cifre. Okay, sure. Yeah, sure. Yeah, we have a hand raised. Nel film sembra che si combattino, diciamo così, quasi due guerre, una per affermare la propria identità sessuale da parte della protagonista e l'altra da parte del suo socio del caffè contro l'apartheid di allora. Come mai una delle due storie comunque finisce con una speranza, un futuro, mentre l'altra invece no? So she pointed out that there are like two battles going on, one for the affirmation of your sexual orientation between the two actors, protagonists, and one against appetite between the Jacob and Madeleine. And one seems to have a hope at the end, while the other one seems not to. Why that? This wasn't a comment on apartheid versus sexuality in South Africa, but it was really about, I think, dignity of spirit. And I think what happened with Jacob and Madeleine was that even though they both had the best intentions to overcome this, at the moment when she said to the policeman, "He is my driver," it didn't allow him the possibility for himself to keep his dignity and still have that. And I think this is the tragedy of apartheid. It's the so despite everybody's best intentions, when there's such a terrible thing in the background, it's very hard for people to overcome. So I don't know how better to explain it. Sì, non si tratta di mettere le due cose su piani contrapposti, cioè la scelta sessuale con l'apartheid, è il modo in cui la storia si sviluppa, al momento in cui Madeleine al poliziotto dice lui è il mio autista, effettivamente gli nega la dignità di una persona alla pari, questo stronca nonostante le migliori intenzioni qualsiasi sviluppo futuro, cosa che non succede nel rapporto delle due donne perché nella storia si sviluppa un rapporto di parità sostanziale, quindi ci sono le premesse per vedere cosa succede. Why the choice, she asks. I think dramatically it worked better for me. I think to have both of them work out perfectly in this world was a little bit, it didn't feel right for the story as a whole. And also even with Amina and Miriam, I wanted to leave it a little open-ended because there are no easy solutions in this world, so I wanted to show that. Sì, tutto sommato è proprio una scelta di costruzione della storia, come è impostata, nel senso che poi tutto sommato anche la storia di Amina e Miriam non ha una soluzione, però rimane in tutta la sua difficoltà con uno spiraglio, mentre per contrasto anche dal punto di vista del dramma, della storia, è una sua scelta personale di aver terminato in quel modo la storia tra Miriam e Amina. I just wanted to say, we forgot to say yesterday that, we have DVDs and books that we're signing outside. But some of you may know Lisa Ray, who played Miriam, is battling with cancer, bone marrow cancer right now. And we are making a donation from all of our sales in the last couple of months towards her, the foundation that she is supporting for cancer. So I just wanted to say that. And thank you for everybody for your support so far. Sì, dunque una nota non molto allegra che Lisa Ray, Miriam nel film, sta combattendo la sua battaglia personale contro il cancro e quindi tutti i proventi dalle vendite del libro, del DVD e quant'altro gira intorno a questa produzione sono devoluti alla fondazione che Lisa Ray ha creato per sconfiggere il cancro. Quindi anche per questo ringraziamo
di nuovo Shamim per essere stato con me. Grazie. DVD and books are available outside as yesterday. I libri e DVD sono fuori disponibili ancora in poche copie, quindi affrettatevi. Grazie di nuovo e buonanotte a tutti.